Ciao a tutti ragazzi, oggi recensiremo Wonderboy Return Remix. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale se vi piace il video e vediamo un attimo questo gioco assieme. Allora, innanzitutto c'è da dire che questo gioco è uscito per Switch il 23 maggio, quindi ieri, e è disponibile al prezzo di 10 euro all'incirca, quindi 9,99 euro. Ed è il prezzo più basso a cui si riesce a trovare in giro per il mondo, diciamo così, perché negli altri mercati, tra cui quello americano, lo si trova per esempio a 15 dollari, mentre invece in quello giapponese siamo anche lì siamo sui 15 euro all'incirca. Quindi in realtà questa, la versione italiana, per una volta risulta essere la versione più economica in circolazione. Che cos'è Wonderboy Return Remix? Wonderboy Return Remix si tratta praticamente di Wonderboy 1, il primo Wonderboy uscito su vari sistemi, tra cui appunto arcade, Sega Master System e altre console, tra cui appunto anche Game Boy, ma in versione un attimo rifatta per il Game Boy. E qua abbiamo praticamente una rimasterizzazione del gioco originale, ma in versione un po' più cartonesca. Diciamo, la grafica è molto colorata e molto gommosa, quindi molto fumettosa e è piacevole. Adesso vi farò un attimo vedere il gioco e poi vedremo anche una comparazione con Wonder Boy per il Sega Master System, riprodotto in questo caso su eh, New Beat Boy. Non è il massimo della qualità emulativa, però appunto tanto per renderci un attimo conto di quella che è il lavoro di rimasterizzazione che hanno fatto. Allora, intanto vediamo un attimo quelle che sono le opzioni. Se andiamo nelle opzioni abbiamo sound, appunto, dove possiamo scegliere il nostro volume dei suoni e delle musiche, appunto cambiare l'impostazione dei bottoni, cambiare la lingua tra inglese e giapponese e poi ci sono i crediti, quindi appunto non c'è molta scelta per quel che riguarda le opzioni. Incomincia a diventare interessante quando noi entriamo appunto in Start e allora abbiamo, rispetto al Wonder Boy classico, abbiamo tre modalità, tre personaggi diversi: Tanya, Tom Tom e One Coin. In realtà i personaggi sono solamente due. Questo qua invece è una modalità difficile che poi vedremo. Comunque partiamo dalla modalità pratica, così vedete un attimo com'è e come funziona. Potete, come vedete, una volta che voi avete completato i vari stage, potete ritornare a scegliere lo stage da cui partire nella mappa. Quindi alla fine praticamente voi vi ritroverete una selezione, mettete che volete passare da un livello all'altro, ecco, potete appunto decidere da dove partire. Partiamo dal primo livello e vediamo un attimo com'è. Innanzitutto alziamo un po' il volume, che così come vedete la modalità pratica ci mette a disposizione il personaggio femminile, la grafica è molto colorata e noi avremo praticamente una corsa continua, il personaggio va avanti automaticamente, l'invincibilità, quindi praticamente noi possiamo semplicemente lasciare scorrere il gioco e non moriremo mai. È proprio una modalità super principiante praticamente, non abbiamo il rischio di morire mai se non praticamente cadendo all'interno di burroni. E infatti guardate, ecco, è l'unico modo che avremo di morire all'interno della modalità pratica.
abbastanza, diciamo, questa non è la modalità che interessa a noi. Quindi andiamo a vedere un attimo. I caricamenti intanto sono molto veloci, però eccoci qua. I caricamenti, come vi dicevo, sono molto veloci, ma non ci vuole molto, nel senso il gioco non è che occupa 700 megabyte ed è abbastanza leggero. Partiamo con la modalità quella classica. Questa qua è la Tom Tom, è la modalità quella che tutti noi conosciamo di Wonder Boy, e vediamo un attimo in cosa consiste. Anche qui possiamo scegliere il nostro punto di partenza. Caricamenti sempre veloci. Ecco, come vedete siamo già in gioco. Qua invece noi dobbiamo controllare il nostro personaggio, saltare. Abbiamo la classica canzoncina e la possibilità di lanciare le nostre asce. La cosa diversa rispetto a Wonder Boy classico, e questo si presenta anche nella modalità difficile, è il fatto che se noi teniamo premuto il pulsante azione, non quello per saltare ma l'altro, noi abbiamo intanto il personaggio corre molto più velocemente e quindi avremo un personaggio che va molto più veloce rispetto al solito, e poi avremo la possibilità di lanciare, come vedete, una super ascia, un'arma molto più grossa che ci permette addirittura di distruggere, vediamo se riesco, ecco, di distruggere i sassi. Questa è la nostra barra della vita, e la barra della vita va scemando man mano che noi andiamo avanti con il tempo, se non prendiamo della frutta. Come vedete, man mano che si va a prendere la frutta, noi abbiamo la possibilità di aumentare la nostra barra energetica. Questi invece che vedete sono i vari power up che noi possiamo accumulare nel gioco, che però appunto sono disponibili a seconda del livello, quindi non sono tutti attivabili. La grafica, come vedete, è molto cartanesca, molto ispirata al primo Wonder Boy, quindi fin qui siamo molto fedeli all'originale. Anche le musiche sono molto fedeli. Vediamo, vi faccio sentire un attimo la musica. Questo è il nostro power up che ci permette di essere invulnerabili. Il gioco in sé è gradevole, forse l'unica cosa che si nota come differenza se voi andate a giocare con questo Wonder Boy rispetto al classico che vi ricordavate è il fatto che il movimento è un po' gommoso, nel senso nel momento in cui noi andiamo avanti e indietro il personaggio tende a scivolare a destra e a sinistra. Vi voglio far vedere il gioco in paragone con l'originale. Vediamo se riesco. Ok, facciamo ripartire e facciamo partire anche qui. Eccolo qua. Allora,
Come vedete il gioco è una riuscita di visitazione secondo me del classico originale, e ovviamente si tratta pur sempre di una rivisitazione, quindi non vi aspettate di qualcosa estremamente fedelissimo. La grafica è molto colorata, molto piacevole, ma si tratta pur sempre di una grafica che ricorda un po' i giochi quelli in flash, per dire. Quindi non è un lavoro, si vede che è un lavoro fatto con passione, ma con probabilmente un basso budget, quindi non è d'altra parte il gioco anche viene offerto a un costo non elevato rispetto agli standard dei giochi attuali. Ehm, Cosa volevo dirvi? Ovviamente in questo, ma ci mancherebbe altro, in questo gioco come vedete non è presente tearing, quindi non c'è quell'effetto dello schermo che viene spezzato praticamente nello scorrimento orizzontale. Quando noi andiamo a percorrere in tutta la nostra velocità il gioco, non avremo rischio di trovarci questo fastidioso effetto che vi faccio vedere qui, e questo è dovuto purtroppo al tipo di emulazione. Guardate, vedete come questa è un'emulazione non fedele. Come vedete lo schermo si tende a spezzare, questo è un problema dato proprio da un'emulazione povera. Comunque, tanto per farvi sentire un attimo, vediamo. Ecco, questa è anche la musichetta sua, che così la sistemazione degli ostacoli ripercorre quella originale. Quindi diciamo che il gioco in sé è valido ed è curioso come gioco qualora voleste sperimentare una versione un po' differente del classico Wonder Boy che ricordavate. Che sia chiaro, non è per i puristi, ok? Questo è un gioco per i nostalgici che vogliono sperimentare qualcosa di nuovo con le grafiche attuali. Ecco, diciamo così. Mi ricorda un po', per dire, il lavoro che è stato fatto con Toki. Anche lì appunto abbiamo una rivisitazione del classico con appunto una grafica migliorata, in quel caso addirittura dipinta tutta quanta a mano, è molto particolare. La cosa bella di questo gioco, di questa versione rivisitata, se vedete gli alberi, lo sfondo, il fondale tende a muoversi, quindi è interattivo, molto bello. Secondo me è particolare. Vi lascio a voi il giudizio, qualora voleste appunto acquistarlo, almeno adesso avete un attimo un'idea un po' più veritiera di com'è il gioco. Quindi la mia opinione è positiva, ma a voi la scelta. Io vi saluto al prossimo video e come vi ho detto all'inizio, mi raccomando, iscrivetevi, mettete mi piace al video se vi è piaciuto. Buona giornata e alla prossima.